Ciao a tutti, sono Artista. Oggi parleremo dell'immigrazione verso l'Italia e come viene inserita nella letteratura italiana. Iniziamo però con questa domanda. Quanti sono gli immigrati in Italia e in Europa? Secondo il rapporto visivo della rivista La Stampa, gli italiani sono convinti che gli immigrati extracomunitari sono il 25% della popolazione italiana, quindi quasi il 15 milioni. In realtà, secondo i dati statali al 1 gennaio del 2018, gli stranieri residenti in Italia sono più di 5 milioni e 144.000, pari all'8,5% della popolazione. Questo numero è cresciuto velocemente che il sito Lenius dichiara che nel 1990 gli stranieri erano quasi 1% del popolo e solo nel 2006 hanno superato il 5%. Ma quali sono quindi le comunità nazionali stranieri maggiormente presenti in Italia nel 2018? Eccolo, il primo posto sono da Romagna e poi vengono gli albanesi e nel terzo posto sono i marocchini. Gli immigrati arrivano via terra, spesso con visto turistico. E negli ultimi anni aumentano le persone che arrivano via mare, specialmente come vediamo nella tabella dal Nord Africa, tra cui arrivano in modo illegale. Naturalmente questo numero è diminuito durante i primi mesi di quest'anno a causa della pandemia, ma è previsto anche che sarà duplicato nei prossimi mesi. La maggior parte degli immigrati sono spinti dalla speranza di migliorare le loro condizioni di vita. Ma tanti arrivano ai costi italiani in malcondizione e vengono portati ai centri di primo soccorso. Potete immaginare che tra gli anni del 2000 e 2013 più di 23.000 persone sono morte cercando di raggiungere l'Europa? Di che cosa si occupano gli immigrati che sono arrivati in Italia? La rivista della Stampa afferma che gli immigrati fanno solo i lavori che agli italiani non piacciono. Le donne si occupano principalmente di servizi domestici, mentre gli uomini nei ristoranti e nelle campagne. Ma a parte delle statistiche ufficiali degli immigrati, parliamo un po' degli effetti negativi sulle loro salute mentali. Ci sono degli studi che dicono che il 50% dei migranti sono stati identificati disturbi della salute mentale. Le diagnosi più comuni erano il disturbo da stress post-traumatico e la depressione. La HIV, questa malattia così spesso mortale, il nome tedesco della malattia indica il dolore della lontananza della propria patria e la paura di non rivedere più la terra natale. Comunque, forse descrive questa sofferenza il poeta italiano Giuseppe Ungaretti nella sua poesia In Memoria, dedicata al suo amico arabo Muhammad Shaib. La poesia parla della morte di un caro amico di Ungaretti, Muhammad Shaib, con il quale Ungaretti aveva condiviso una parte della sua vita negli anni giovanili ad Alessandria di Egitto e in seguito a Parigi in Francia. Muhammad Shaib è un giovane arabo discendente di emiri. Si è ucciso perché non aveva più una patria. La poesia è tanto bella di quanto emozionante. Proviamo ora a leggerne un po'. Lugvizza, il 30 settembre 1916.
Si chiamava Muhammad Shaib, discendente di emeridi nomadi, suicida perché non aveva più patria. Amò la Francia e il suo nome fu Marcel, ma non era francese e non sapeva più vivere nella tenda dei suoi, dove si ascolta la cantilena del Corano, gustando un caffè. Vi lascio qui ragazzi il link della poesia e di tutte le mie fonti. Se il video vi piace mettete mi piace e condividetelo, così mi incoraggiate a continuare. E se c'è qualcosa che non vi piace, scrivetela nei commenti. Vi aspetto alla prossima, ciao!